Se lo scrittore americano H.P. Lovecraft fosse ancora vivo e avesse provato a produrre videogiochi, probabilmente Darkest Dungeon sarebbe una sua creazione. Grande scrittore horror, predilesse nel suo genere temi macabri, atmosfere ripugnanti, invenzioni mostruose, richiami a suoni, visioni e odori terrificanti, e un errore ai limiti dell'inesprimibile. Fu maestro nell'ideare deformi mutanti, umanoidi frutto di esperimenti scientifici, riusciti a metà, miseri e paurosi aborti di una scienza impazzita e senza regole. Cthulhu è senz'altro la sua creatura più famosa. Il romanzo era Il richiamo di Cthulhu del 1927, 90 esatti anni fa. Sebbene il paragone possa sembrare forzato, io adoro andare a pescare parallelismi e analogie in campi diversi tra loro, questa volta è più corretto che mai. L'ultima creazione dei Red Hook Studios, una casa produttrice indipendente canadese, è più vicina alle opere letterarie di genere horror Lovecraftiano di qualsiasi altro videogioco. Darkest Dungeon inizia con una raccolta fondi sul sito Kickstarter. Dei $75.000 richiesti ricevono $313.337 e iniziano lo sviluppo del videogioco. La mente dietro tutto ciò è Chris Bourassa, creative director del progetto, ed è subito un successo inaspettato. I suoi punti di forza sono sicuramente la direzione artistica, le musiche di Stuart Chatwood, la sua giocabilità e l'ambientazione gotica e oscura. Ma che cos'è Darkest Dungeon? Il giocatore riceve una lettera scritta da un suo sconosciuto parente a cui il gioco fa riferimento semplicemente come l'antenato. Egli, venuto a conoscenza delle leggende che vogliono la tenuta come portale d'ingresso verso immensi poteri e dopo aver sperperato la fortuna di famiglia nella ricerca di un modo per trovare questo potere, tramite una serie di scavi al di sotto di essa, porta alla luce un antichissimo portale di pietra che riesce infine ad aprire per mezzo di un rituale e una vecchia reliquia. Ciò però libera un antico potere la cui corruzione colpisce tutta la tenuta e il villaggio vicino e porta alle soglie della follia l'antenato. Disperato e in cerca di una via di fuga, ma desideroso di riscattare il nome della sua famiglia recuperando il controllo della tenuta ed eliminando il male liberato, l'antenato decide di affidare a noi giocatori il compito, l'arduo compito. La lettera, scritta all'antenato poco prima di suicidarsi con un colpo di pistola, funge da testamento e ultima confessione, avvertendoci dei fatti accaduti, con il proseguire del gioco, e degli avvenimenti che hanno trasformato la tenuta da luogo florido e ricco a concentrato di morte e corruzione. La tenuta e il relativo villaggio rappresentano la zona di gioco nella quale il giocatore potrà reclutare nuovi eroi, potenziarli, curarli, comprare equipaggiamenti, alleviare stress e pianificare la successiva missione nelle 4 zone di gioco, ovvero le rovine, con scheletri, necromanti, cultisti, le cave, le grotte, quindi con gli uomini pesce, bandite, sirena, una nave pirati come boss, il bosco, quindi con cannibali, una strega cannibale, dei cani pazzi, slime, una sorta di liquami, e poi le fogne, quindi con nemici rappresentati da carne infetta, degli uomini porco, effetti ovviamente della necromanzia dell'antenato, dei primi esperimenti di necromanzia dell'antenato. La missione si affronta con 4 eroi. Ci sono svariate classi tra cui scegliere, ognuna con caratteristiche ben distinte e peculiarità. Elemento fondamentale e caratterizzante e anche pauroso di Darkest Dungeon è la morte permanente, in gergo permadeath, ovvero se un eroe muore lo sarà per sempre e con esso anche il denaro investito per potenziarlo. Ciò ovviamente comporta un peso non indifferente sulle nostre scelte durante l'avventura, poiché l'idea di perdere un eroe su cui abbiamo investito risorse e tempo è terrificante, videoludicamente parlando. Altra caratteristica chiave del gioco è lo stress. Ecco, questa è una genialata. I nostri eroi che recluteremo ogni settimana dalla carovana di passaggio, affrontando gli orrori e gli incubi dei sotterranei nelle varie missioni, si caricheranno di stress. E superata una certa soglia daranno problemi durante il corso della battaglia, ovvero se si oltrepassa 100 come valore si affronterà sul campo di battaglia un test, una prova di risolutezza che potrà andare a buon fine con conseguente potenziamento del personaggio e eroi a lui vicino, oppure potrebbe risolversi in una afflizione di vario tipo, pauroso, senza speranza, irrazionale, egoista, paranoico, masochista, abusivo, estatico, che danneggerà inevitabilmente il buon esito dello scontro. Raggiunti i 200 di valore questa volta,
di stress, l'eroe subirà un attacco di cuore e morirà definitivamente. Come potete capire, Darkest Dungeon è un gioco che va preso seriamente, non perdona e punisce ogni scelta avventata del giocatore, ed è questo ciò che più mi affascina. Una decisione sbagliata e la missione può risultare in un fallimento, con conseguente bagno di sangue, morte degli eroi e game over definitivo, se eventualmente si è a corto di oro. Perché certamente e ovviamente Darkest Dungeon punisce anche lo sperpero di risorse. E a tal proposito, come si generano le risorse? La risorsa è l'oro. Ne troviamo nei forzieri, sparsi per i sotterranei durante le avventure, e una volta portato a termine l'obiettivo potremo mettere le mani sul nostro bottino. E inoltre troveremo sparsi anche dei cimeli di famiglia, statue, quadri, documenti e insigne della casata, che serviranno per potenziare le case del villaggio e sbloccare nuove abilità dei personaggi. Tutti i sotterranei sono creati proceduralmente, quindi saranno diversi ogni volta, inutili segnarsi mappe, quindi saremo costretti ogni volta ad affrontare un dungeon diverso, un sotterraneo diverso. Utile sarà invece capire con quale oggetto interagire, una volta incontrati sul nostro cammino i vari elementi con cui interagire, statue, confessionali, strumenti di tortura, pergamene, altari, carcasse di animali morti, pozze luminose. Lascio al giocatore ovviamente la sperimentazione. Come consigli utili: cercate sempre di non spendere troppo e potenziare le parti del villaggio che richiedono documenti per essere potenziate. In basso a sinistra c'è la possibilità di scambiarli e creare ciò che ci serve per l'occasione. Dopo ogni missione ricordarsi di reclutare nuovi eroi e non investire tanto in loro fino a quando non avremo padroneggiato le meccaniche di gioco. Le quirks, ovvero le stranezze dei personaggi, sono delle caratteristiche che daranno loro potenziamenti o malus derivanti dalle esperienze e brutture subite nei sotterranei. Potranno essere eliminate o conservate quelle positive, ma a un costo nel relativo edificio del villaggio, costo in oro. Gli altri edifici sono le locande per alleviare lo stress giocando d'azzardo, bevendo o andando nel bordello, nel lupanare, la chiesa dove pregare, meditare o flagellarsi per alleviare lo stress. Bisogna però ricordare che l'eroe che svolgerà l'attività scelta sarà bloccato per una settimana virtuale. Basta compiere però una missione per averlo disponibile nuovamente. Poco prima della missione ricordarsi sempre di indossare i trinkets, ovvero degli oggetti, dei ninnoli, dei gingilli, che danno effetti bonus molto utili. Comprare cibo, torce e una chiave per i tesori, 2 o 3 badili per eventuali ostacoli che arrecano stress se divelti a mani nude, bende, antiveleno. Se la missione è di durata media o più, vi sarà anche la possibilità di accamparsi, mangiare e recuperare stress tramite l'abilità di campeggio che ogni classe eroe possiede. Solitamente bisogna comprare 8 scorte di cibo per i sotterranei corti, 20 per i medi e 32 per i lunghi, e 8 torce per i corti, 12 per i medi e 16 per i lunghi. Fate attenzione alla torcia, non finirò mai di ripeterlo, rimanere al buio durante il dungeon, il sotterraneo, è pericolosissimo perché gli orrori e i mostri saranno molto più forti e potenti nell'oscurità. Potrei continuare all'infinito, parlandovi dell'importanza dello scouting, l'avanscoperta per vedere cosa ci attende nelle stanze, il dare la giusta priorità al danno durante la battaglia, cosa sono questi pallini gialli e rossi nella scheda personaggio, ovvero la loro posizione preferita sul campo di battaglia e le posizioni che riescono a raggiungere con i loro attacchi. Potrei aggiungere di cercare di eliminare i nemici che arrecano stress per prima, di licenziare gli eroi afflitti da molto stress anziché curarli per risparmiare oro, cercare di avere una base di 70.000 pezzi d'oro per essere tranquilli, perché Darkest Dungeon è anche un gestionale di risorse, cercare di accamparsi per recuperare lo stress prima di uscire dal sotterraneo, reclutare le vestali come priorità, poiché curano le ferite in battaglia, far disarmare trappole a chi ha stress e percentuali di riuscita più alte, così da abbassare il valore dello stress stesso, ma direi troppo. Menzione d'onore per le musiche di Stuart Chatwood, un grande, che ha ricreato perfettamente l'atmosfera orrorifica del gioco, la paura dell'ignoto e il pericolo dietro ogni angolo. Il cambio musica a mano che la torcia si spegne è da antologia. E ovviamente non poteva mancare un applauso alla voce narrante nel gioco, Wayne Jun, attore e lettore di libri, gli audiobook, eccezionale, che ci accompagnerà durante tutto il gioco, esaltando le battaglie o facendoci sprofondare nell'abisso al minimo capovolgimento di sorte.
Darkest Dungeon è un grande gioco, che a volte sembra odiarti per quanto possa risultare spietato e punitivo, ma imparerete ad amarlo poiché è stato creato da gente capace che ama quello che fa e lo fa bene. Sinceramente mi ha ricordato con nostalgia i giochi da tavolo della HeroQuest, alla HeroQuest degli anni 80, o il recente Descent Viaggi nelle Tenebre. Disseta quella voglia di avventura, di piacere dell'ignoto, della scoperta, del tabellone sulla tavola, con gli amici, con misteri da scoprire, tesori, potenziamenti, oggetti magici, armi scintillanti e la necessità di effettuare scelte oculate e mirate, poiché lo spettro del fallimento e della morte permanente è sempre in agguato. E il tutto è condito con un inglese forbito, antico, che ci permette di calarci completamente nell'ambientazione, grazie a massime, proverbi, perle di saggezza e frasi ad effetto che il narratore, antenato, non mancherà di regalarci durante l'avventura. Quindi, per concludere, comprate Darkest Dungeon. Like, iscrizione e grazie della cortese attenzione. Il sotterraneo più oscuro ci attende. Estirperemo il male da questa landa, a qualunque costo.